Allora iniziamo subito questo nostro approfondimento. Facciamo un bel respiro e guardiamoci intorno. Le nostre case sono letteralmente piene di comodità incredibili, vero? E tra queste, quasi sicuramente, c'è quel simpatico dischetto robotico che gira silenziosamente per il salotto, risparmiando la noia di passare la scopa. Sembra proprio l'apice dell'evoluzione domestica. Ma attenzione! Cosa succede quando queste fidate comodità moderne, le stesse che dovrebbero renderci la vita un paradiso, si trasformano improvvisamente in agenti segreti ribelli? Beh, oggi analizzeremo una vera e propria storia dell'orrore contemporanea. Un caso assurdo e francamente parecchio inquietante, in cui le promesse della tecnologia incontrano la commedia dell'assurdo, alzando un livello di allarme che, credetemi, non possiamo proprio ignorare. Ok, entriamo subito nel vivo. Il grande sogno del relax tecnologico si è appena trasformato in un incubo degno del migliore episodio di Black Mirror. Voglio dire, fino a ieri, il massimo del dramma con questi innocui robottini era vederli incastrati ostinatamente sotto il divano o, al limite, vederli terrorizzare il gatto. Ma la situazione che stiamo per esplorare ha fatto cambiare completamente genere a questi elettrodomestici. Da una tranquilla commedia domestica siamo passati in un nanosecondo a un thriller fantascientifico in cui le macchine si ribellano sul serio. E per quanto suoni come una sceneggiatura di Hollywood bella e buona, tutto ciò che vedremo oggi è successo per davvero. Dunque, andiamo a conoscere il colpevole di questa storia. Stiamo parlando di svariati modelli del robot aspirapolvere Ecovacs D-Bot X2, tutti negli Stati Uniti. La cosa assolutamente fondamentale da capire fin dall'inizio è che non stiamo parlando di un banale malfunzionamento, tipo un cavo collegato male o un fastidioso glitch del software. No, questa è stata un'acquisizione ostile in piena regola. Un gruppo di hacker ha letteralmente preso il controllo totale, da remoto, di questi dispositivi. Praticamente da innocue macchinette per raccogliere la polvere si sono trasformati in veri e propri droni ostili, totalmente fuori controllo all'interno delle mura di casa. Incredibile, no? E i dettagli di questo attacco delineano una realtà a dir poco surreale. Controllo totale del dispositivo, inseguimenti mirati e perfino trasmissione di insulti. Gli hacker non si sono limitati a far girare l'aspirapolvere a vuoto per la stanza. No, hanno iniziato a usare queste macchine per inseguire fisicamente i proprietari e i poveri cani di casa. E come se non fosse già un livello di follia abbastanza alto, hanno pensato bene di sfruttare gli altoparlanti integrati, sì, proprio quelli che di solito annunciano con voce soave "pulizia completata", per urlare a tutto volume insulti razzisti e oscenità. Immaginiamo la scena. Ci si rilassa sul divano e dal nulla il servitore robotico dichiara guerra, rincorrendo le persone per il corridoio a suon di parolacce. Sembra una gag comica, ma vi assicuro che è tutto drammaticamente vero. I resoconti su questo sono chiarissimi. Invece di raccogliere le briciole, il robot inizia a rincorrere le persone urlando insulti. Ora, diciamocelo, sembra la battuta finale di una barzelletta. Un elettrodomestico infuriato che invece contro i padroni di casa ha un suo innegabile fascino tragicomico. Ed ecco il grande ma. Il motivo per cui stiamo suonando un bel campanello d'allarme oggi è che questo tradimento domestico è capitato a persone in carne ed ossa, nel loro ambiente più intimo e sicuro. Dietro questa facciata grottesca, che fa anche un po' sorridere, si nasconde in realtà una verità molto più oscura. E infatti è proprio qui che la trama si infittisce parecchio. Mettendo a confronto la distrazione evidente con il pericolo invisibile, scopriamo il vero e inquietante colpo di scena di tutta la vicenda. Da una parte abbiamo il diversivo, un robot rumoroso che dice parolacce sul pavimento. Un trucchetto eccellente, spaventoso al punto giusto. Ma il vero orrore, quello che deve farci davvero saltare sulla sedia, è un altro. Una telecamera silenziosa che mappa la casa 24 ore su 24. Gli inseguimenti e le urla sono stati solo lo spettacolo pirotecnico dell'attacco, quasi un gioco malato per gli hacker. Ciò che fa venire davvero i brividi non è la cassa Bluetooth che urla volgarità, ma la totale, invisibile e prolungata violazione della privacy a cui queste famiglie sono state sottoposte. E questo illustra perfettamente il cuore ingegneristico del problema. Parliamo di un vero e proprio security bypass, una falla critica nel sistema di protezione tramite PIN e nella connessione Bluetooth. Questa vulnerabilità ha permesso un accesso remoto e, cosa gravissima, completamente non rilevato al flusso video in diretta. In parole povere, che significa? Significa che degli hacker, comodamente seduti magari dall'altra parte del pianeta, hanno potuto intrufolarsi nel feed video. Hanno essenzialmente messo in piedi un'operazione di sorveglianza totale, spiando direttamente dentro le stanze private senza che i legittimi proprietari avessero il minimo, lontanissimo sospetto di essere osservati. Un vero e proprio grande fratello da salocco.
E tutto questo disastro ci porta a formulare una sorta di regola d'oro per la nostra sopravvivenza digitale. Queste famose comodità smart sono in realtà dei veri e propri computer su ruote, perennemente connessi a internet. Spesso, abbagliati dal marketing, compriamo questi gadget pensando solo al tempo che ci faranno risparmiare, considerandoli delle semplici scope elettriche un po' più furbe. Ma fidarsi ciecamente, dimenticando la loro vera natura di dispositivi informatici complessi, è un errore madornale e pericoloso. Non stiamo semplicemente portando in casa un motorino che aspira la polvere, stiamo letteralmente accogliendo una videocamera mobile, un microfono e un computer, tutti costantemente attaccati alla rete globale. Quindi, per riassumere, il punto cruciale si riduce alle norme basilari dell'igiene informatica. Punto primo. I PIN deboli agiscono letteralmente come porte lasciate spalancate per i malintenzionati. Se la serratura digitale è una barzelletta, l'intera casa è compromessa. Secondo, i bug non corretti ci espongono tutti al rischio. Se l'azienda produttrice non si sbriga a rilasciare aggiornamenti o patch per tappare queste falle, l'intera base di utenti diventa un gigantesco bersaglio mobile. E terzo punto, forse quello su cui c'è da riflettere di più in assoluto. Dobbiamo iniziare a chiederci seriamente se abbiamo davvero bisogno di telecamere mobili connesse a internet che vagano liberamente per le nostre case. Questo ci porta a fare un confronto diretto sulla necessità stessa di questo tipo di hardware. Da un lato abbiamo un robot che vede tutto, che usa un obiettivo fotografico per mappare visivamente i nostri spazi privati, registrando mobili, planimetrie, abitudini. Dall'altro lato c'è un approccio molto più tradizionale e francamente infinitamente più sicuro. Un robot che semplicemente sente i muri con sensori d'urto o laser che non sono in grado di registrare un bel niente. Ma in tutta onestà dobbiamo chiedercelo. Per tirare su 2 briciole sotto il tavolo della cucina serve davvero un occhio digitale sempre acceso che scruta la nostra intimità? La comodità di avere una mappa perfetta su telefono vale davvero questo livello di allarme costante? Il che ci conduce in modo del tutto naturale alla nostra domanda finale, perfetta per chiudere questo nostro approfondimento e che sicuramente lascerà tutti con qualcosa su cui riflettere. Se gli elettrodomestici iniziano a ricambiare lo sguardo, è ora di staccare la spina? È una provocazione, certo, ma dopo aver visto i fatti nudi e crudi di questa vicenda, è una domanda non solo legittima, ma assolutamente necessaria. La tecnologia è favolosa, ma d'ora in poi potremmo ritrovarci tutti a guardare i nostri piccoli, silenziosi aiutanti con una sana, ironica e direi sacrosanta dose di sospetto. Se per caso l'aspirapolvere sembra fissare il divano un po' troppo intensamente, ora sappiamo tutti cosa potrebbe esserci dietro e sappiamo esattamente da che parte si stacca la presa. Continuiamo a informarci, restiamo curiosi, ma mi raccomando, teniamo le nostre difese digitali sempre altissime.